Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere la nuova serratura WeLock. Sicuramente molti di voi hanno visto un mio precedente video su un altro canale, sempre della serratura WeLock, diciamo una delle prime, ormai recensita secondo me 3 anni fa circa, e direi che era arrivato il momento di cambiarla, anche perché il display non funzionava ormai da un annetto, quindi andavo un po' ad occhio, diciamo così. Con la nuova versione ci sono tante migliorie, poi vi spiego anche i difetti riscontrati in questi ultimi anni con la versione precedente. Il modello in questione si chiama Touch 41. Arriva tutto ben imballato in una piccola confezione con cacciavite, brugola, prolunghe per allungare il cilindro e relative viti per serrare il tutto, con il manuale utente e le schede RFID. Ci sono varie versioni, la mia è la versione europea, compatibile con porte con spessore tra i 50 e i 100 mm. Ovviamente anche porte blindate come la mia. Funziona tramite 3 mini stilo, non sono in dotazione, però se volete già configurarla prima del montaggio ve lo consiglio. L'assemblaggio è semplice, ovviamente dipende da porta a porta e bastano veramente pochi minuti per fare il tutto. L'importante è avere la lunghezza corretta del cilindro, quindi deve essere compatibile con la vostra porta. La manopola interna è decisamente più piccola rispetto al modello precedente ed inizialmente avevo pensato di utilizzare questa manopola qui, anche se in realtà non si può montare perché è completamente diversa. E tutto sommato, ora che ci ho fatto l'abitudine, la versione mini non mi dispiace, direi che calza proprio a pennello con la mia porta. Una volta montata, la parte esterna va incastrata al cilindro, collegando il tutto tramite porta Type-C, diversa rispetto al modello precedente che era un blocco unico, come potete vedere qui. Era attaccato tutto insieme e si sente come una molla, e nel nuovo modello la parte esterna va avvitata con l'apposita chiave in dotazione. Nell'uso, una volta assemblato il tutto, all'accensione dovete inserire l'impronta dell'amministratore e poi potrete aggiungere tutte le impronte che volete, per un totale di 97 impronte e 3 impronte come amministratore. Seguite tutti i passaggi a schermo, è molto intuitivo. Per entrare nel menu bisogna tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi. Poi appoggiare l'impronta dell'amministratore e successivamente, in base a quante volte premete il tasto multifunzione, cambierete funzione. Tutto questo è ben spiegato sul manuale utente perché ci sono una marea di funzioni. Comunque, una volta entrati nel menu e passato l'impronta amministratore, se si preme una volta dal tasto multifunzione si registra un'impronta, se si preme 2 volte si cancella, 5 volte si aggiunge una carta RFID, eccetera eccetera. Tutto, vi ricordo, ben illustrato nel manuale. Cose che si possono fare anche tramite l'applicazione, ma una volta che ci prendete la mano con il dito è molto più veloce che passare tramite app. Riassumendo, per sbloccarla si deve premere il tasto fisico e appoggiare il dito sul sensore e poi tramite display oppure segnale acustico si sentirà l'ok di apertura. Si può settare un tempo di blocco e di default avrete 10 secondi di tempo per aprire l'apertura. Questa cosa si può modificare tranquillamente aumentando il tempo a disposizione, e passati questi secondi dovrete rifare la procedura, quindi ripassare l'impronta, altrimenti la serratura gira a vuoto. Visto che la prima versione di WeLock l'ho montata 3 anni fa, volevo parlarvi un pochino dei miglioramenti e i difetti riscontrati. In primis, la solidità generale è molto migliorata e si sente anche solamente alla classica apertura, ed ha proprio l'idea di avere qualcosa di valido e sicuro. Nel modello nuovo c'è un tasto fisico per accenderlo, invece prima c'era tipo un comando touch, bastava appoggiare il dito e poi si passava l'impronta digitale. Ma questo comando touch, molto più comodo del tasto fisico, ma aveva un difetto. Nella mia porta c'è una tenda esterna, quindi in caso di vento la tenda sbatteva sul questo sensore touch e tutte le volte sentivo, anche in lontananza, bip, perché tutte le volte percepiva come un'impronta. Questo mi è successo dopo un anno circa, perché inizialmente non era così. Tutto questo accendersi e quant'altro mi consumava tantissimo la batteria e sono arrivato a più o meno a 3-4 mesi massimo, e ogni 3-4 mesi devo cambiare tutte e 3 le pile. Il tasto fisico, almeno sotto questo lato, è molto più affidabile perché un set di batterie deve coprire un anno intero circa. Altra cosa, da un anno a questa parte il display aveva smesso di funzionare. Diciamo che l'unico modo per sopravvivere era quello di, ok, appoggiavo il dito, sentivi il beep, la porta si apriva, oppure se sentivo suoni strani voleva dire che la batteria era scarica. Diciamo che
andava un pochino ad occhi chiusi, ma sono riuscito a sopravvivere. E poi proprio prima di montare il nuovo modello, quando sono andato a rimuovere le batterie, in più che le rimuovevo spesso, mi sono accorto che si è formato un pochino di ossido nella sede delle batterie. Sicuramente le guarnizioni negli anni si sono deteriorate parecchio ed il modello nuovo diciamo che ha migliorato almeno questo aspetto. Questo qui è più o meno un riassunto di quello che mi è successo con Wheelock. Comunque sopravvissuto 3 anni tranquillamente e mai avuto alcun problema, sopravvissuto. Poi c'è anche l'applicazione Wheelock, scaricabile sempre da Play Store o App Store, dove inizialmente dovete effettuare una breve registrazione. Mi raccomando, fate la foto al cilindro prima di montare il tutto, perché sul cilindro c'è un codice, questo codice va inserito nell'applicazione, altrimenti non potrete comandarla a distanza tramite app. Da qui si possono gestire gli accessi, dare un accesso a determinate persone per un lasso di tempo, potrebbe essere comodo per un Airbnb per esempio, controllare la cronologia degli accessi e aprire direttamente la serratura con il tasto centrale proprio qui presente nell'app. C'è anche il comando Wi-Fi Box qui sotto, perché tramite un accessorio a parte è possibile aprire la serratura a distanza. Diciamo che è una sorta di gateway, dipende comunque dalle esigenze, ma io non ne ho bisogno. Ha comunque un costo di 100 euro circa in più comprando la serratura, e mi è capitato spesso di trovarla in abbinata su Amazon, tutto il kit completo a circa 210 euro circa. Applicazione molto basica ma funzionale, che al momento non l'ho mai utilizzata se non per provarla, perché mi piace smanettarci direttamente on board, molto più intuitivo, se non per aperture d'emergenza, quindi sicuramente in quel caso andrò a utilizzare l'app. Arriviamo alle conclusioni. Diciamo che è un vero upgrade rispetto al modello precedente. Se il vostro modello funziona ancora, mi raccomando, fatemelo sapere, non c'è bisogno di cambiarlo. La comodità alla fine è solamente l'impronta digitale e non avere le chiavi sempre a portata di mano. E se non avete mai provato una serratura di questo tipo, devo dire molto meglio, perché non ritornerete più indietro. Se per caso si dovesse bloccare la parte elettronica, questa è una bella domanda. In tutti questi anni non mi è mai successo nulla. Mi è capitato di rimanere senza batteria, ma basta collegarci frontalmente un power bank, oppure anche collegarci il telefono, e poi si entra nell'applicazione e si sblocca tranquillamente la porta, oppure con l'impronta digitale. Diciamo che questa qui serve come corrente di emergenza e non si può ricaricare, visto che supporta solamente le pile stilo tradizionali. Sicuramente avere una chiave di backup è una buona soluzione, vedremo nelle future versioni. Il prezzo ufficiale di 140 euro al momento, ed acquistabile sia sul sito ufficiale che tramite Amazon. Sul sito ufficiale c'è anche proprio un coupon sotto al prezzo, potete trovarlo lì. Io non ho al momento nulla di speciale, comunque mi raccomando, se avete domande o qualsiasi altra cosa, anche se ho un coupon nel taschino, non so, chiedetelo tranquillamente nei commenti. Io sono rimasto più che soddisfatto. Fatemi sapere anche voi se l'acquisterete o se l'avete acquistata. Per qualsiasi altra domanda io sono sempre a disposizione. Un salutone e alla prossima su Wheelock Blog, no, i Win Blog.